Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala stampa dell'Orsal Stadium di Manuzzi. Siamo qui per presentare e dare il benvenuto a Tommaso Corazza, nuovo difensore bianconero. Ad introdurlo alla stampa è presente con noi Massimo Agostini, membro del CDA del Cesena Football Club, al quale lascio subito la parola. Prego, Massimo. Buongiorno a tutti, oggi siamo qui a presentare Tommaso Corazza, difensore esterno che può giocare sia a destra che a sinistra. Io me lo ricordo, ma anche tutti gli appassionati ce lo ricordiamo in una famosa Coppa Italia Bologna-Cesena, dove anche ci ha fatto pure gol, perciò ce lo ricordiamo bene. Dopo la partenza di Adamo c'era la necessità di portare a Cesena un esterno da sostituire. La scelta è caduta su Tommaso, arriva dal Pescara, dove nella prima parte del campionato ha fatto un grandissimo campionato, perché 3 gol, mi sembra 2 o 3 assist, perciò arriva con una dote importante che per noi è molto interessante. Adesso ve lo lascio alle domande e grazie. Vieni. Eccoci qua, ben trovato. Luca Alberto Montanari, Corriere Romagna. Ti chiedo, tu hai sempre giocato sostanzialmente, quindi è un trasferimento a gennaio, consentimelo, strano, no? Perché di solito si muovono giocatori, o spesso giocatori che trovano poco minutaggio, o che magari non funzionano negli ingranaggi della squadra in cui giocano. Non è il tuo caso. Cosa è successo e cosa ti aspetti comunque da questo upgrade, perché passi dall'ultimo posto sostanzialmente a una squadra che lotta per i playoff? No, intanto buongiorno a tutti e ci tengo a ringraziare prima di tutto la società per la fiducia, il direttore, il mister e tutta la società, e sono veramente felice di essere qua. E riguardo alla tua domanda, sì, è vero, è un po' insolito, perché di solito si spostano i giocatori che giocano meno, però nel mio caso ho fatto delle valutazioni prettamente tecniche. Io a Pescara mi sono trovato benissimo sia con la piazza che con la società, però nel mercato di gennaio, quando ci sono queste opportunità, è normale valutarle, e io ho fatto delle valutazioni e ho scelto di venire qua. Sì, Daniele Zandoli, Resto del Carlino. Valutazioni importanti, anche perché, insomma, come giustamente diceva Montanari, dall'ultima in classifica vieni in zona playoff, e quindi bene, no? Ecco, nella tua carriera hai esordito in Serie A a 19 anni, poi sei stato un bel prospect, no? Poi sei andato a Salerno, Pescara e ora Cesena. Cioè, sono state tappe a volte sfortunate per Salerno e Pescara. E Cesena come la inquadri e come ti inserissi in un gruppo in cui effettivamente dopo la partenza di Adamo il tuo ruolo sarà importantissimo, fondamentale? No, sì, diciamo che ho fatto esperienze non troppo fortunate, considerando Salerno, che comunque dal punto di vista personale è stata una bellissima esperienza, era la prima che facevo lontano da Bologna, e poi anche Pescara per me è stata una gran bella esperienza, e Cesena sicuramente un passo in avanti, perché vado in una squadra che lotta per altri obiettivi, come può essere quello di fare i playoff, quindi sicuramente lo ritengo un passo importante, un passo in avanti nella mia carriera. Preferisci o curi più la parte difensiva o la parte offensiva? Ma penso che per il mio ruolo, in particolare quando fai il quinto, siano veramente importanti tutte e due. Magari io ho più caratteristiche offensive, però sicuramente la parte difensiva è un aspetto veramente molto importante, e lo sto già curando insieme al mister in questi primi allenamenti. Sì, sì. Ciao Tommaso, benvenuto al Viso Gualtieri Teleromagna. Ecco, io faccio un passo indietro. Allora, si fa fatica a tenere il conto, ma Zirkzee, Ferguson, Orsolini, Thiago Motta, ecco, Bologna, al netto ovviamente delle tue origini, che cosa è stato sia sul piano personale che sul piano professionale, anche di fianco a nomi di questo calibro?
Beh, Bologna è stato sicuramente dove tutto è iniziato, è stato il posto dove ho passato gran parte della mia vita e della mia carriera. Poi ho avuto la fortuna di esordire in prima squadra, di fare 1 anno e mezzo in prima squadra, ho conosciuto grandi giocatori come quelli che hai citato tu, grandi allenatori come Thiago Motta, che ovviamente devo ringraziare perché mi ha fatto esordire, e anche Vincenzo Italiano, sono stati grandi maestri e quindi assolutamente è stata un'esperienza importantissima per me. Benvenuto Tommaso, Giacomo Grazie. Lucchi di Mondo Cesena, tutto Cesena. Hai scelto il numero 27, se c'è un motivo particolare dietro a questa scelta e se oltre ad Alberto Cerri ritrovi qualche compagno che avevi già incrociato comunque in qualche altra esperienza. Allora, il 27 l'ho scelto perché è la data di nascita di mio papà, quindi è diciamo molto semplice da spiegare, mentre oltre ad Alberto Cerri conoscevo Tommaso Berti e Matteo Francesconi perché abbiamo fatto la nazionale Under 20 insieme e poi niente, sto conoscendo pian piano tutto il resto del gruppo. Di solito il giorno prima della partita parla l'allenatore, parla della squadra avversaria. Ecco, tu sei quasi meglio di Mignani in questo, con tutto il rispetto naturalmente. Sei la talpa. Che squadra troveremo? Hanno cambiato tantissimo, anche a livello tattico qualcosina, hai avuto 2 allenatori. Raccontaci un po' tu. Beh sì, sicuramente conosco un po' il Pescara perché comunque 6 mesi sono un po' di tempo, quindi ho imparato a conoscerli, ho imparato a conoscere mister Gorgone che è arrivato dopo mister Vivarini, e sono una squadra difficile da affrontare, hanno grande intensità, hanno idee di gioco ben chiare, quindi sicuramente non sarà una partita semplice. Sì, no, d'accordo. Comunque resta l'ultima in classifica. Al di là di tutto, comunque in Serie B partite semplici non ce n'è mai. Ecco, tu mi incuriosisci perché a Pescara hai segnato 3 gol, quindi all'interno del tuo DNA da calciatore c'è sicuramente anche quello di pungere. E magari da ex domani sera potresti anche già ovviare, cominciare bene la tua esperienza a Cesena. Beh, sicuramente spero di iniziare la mia esperienza a Cesena nel migliore dei modi. Sì, ho fatto qualche gol in carriera, quest'anno ne ho fatti 3 e l'anno scorso ne ho fatto 1 a Salerno e poi a Bologna ne ho fatto 1 contro proprio il Cesena, che forse vi ricorderete. Perché ami anche la fase offensiva, giustamente. Beh sì, attacco gli spazi, sì, e poi quando ho la possibilità di calciare ci provo. Ecco, io una curiosità, vediamo se me la confermi. È vero che tu hai cominciato a giocare sull'altro lato del campo e poi a Bologna l'allenatore Vigiani, se non erro, ha visto qualcosa per cui tu dovevi cambiare e effettivamente poi è il lato dove sei rimasto? Ma in verità io giocavo attaccante da piccolino, fino penso all'Under 16 ho fatto sempre l'attaccante, centrocampista, poi sì, mister Vigiani nell'Under 17 mi spostò in difesa, mi spostò terzino e sicuramente è stata una scelta più che azzeccata. Avete altre domande per Tommaso? Grazie a tutti, ancora benvenuto a Cesena, grazie a tutti.